Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Salve Slow Smokers e bentornati. Oggi farò una fumata eccezionale per due ragioni. La prima perché è la prima fumata di livello che farò nella Cigar Lounge di Nazareno e Simona in via Provana a Collegno, e la seconda perché sfrutterò l'occasione per fumare un sigaro non facile da trovare, ovvero il Partagas Legados, l'unica edizione limitata del 2020. Procediamo all'unboxing. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Ed eccoci qui di fronte a questi splendidi manufatti. Il colore delle cape è bellissimo, di un colore tipicamente Partagas, quindi molto scuro. Le cape sono ben stese, i sigari hanno un profumo eccezionale. Nonostante il cugno sia così recente, aprile 2023, farò una fumata di uno di questi esemplari proprio per provare com'è il sigaro, se è un sigaro che ricorderà proprio i Partagas più classici oppure un sigaro diciamo più di nuova generazione. Io credo che rimarrò felice di incontrare un Partagas alla vecchia maniera, anche perché questo, lo ricordiamo, è un'edizione limitata del 2020. Ma partiamo subito parlando di questa edizione limitata e delle edizioni limitate in generale. Questa, come vi dicevo, è l'edizione limitata del 2020, l'unica edizione uscita nel 2020. Come molti sanno, l'abbiamo vista tardivamente in vendita
e non è neanche così facile da reperire. Trovare un cabinet in questo momento è cosa ben rara, in Italia sono arrivati da meno di un anno, quindi siamo nel 2023 e si fa molta fatica a trovarla. Cosa c'è da sapere delle edizioni limitate? Beh, la prima cosa è che le vitole utilizzate per i sigari delle edizioni limitate sono vitole che non si trovano nel vitolario regolare. In questo caso, il Partagas Legado, è un Hermoso numero 2. Vedremo dopo le dimensioni, le caratteristiche e in quale altro sigaro abbiamo incontrato questo tipo di vitola. Quindi l'Hermoso numero 2 non esiste nel vitolario regolare di Partagas. Tutte le edizioni limitate, l'abbiamo già detto anche in altri video, hanno una particolarità, cioè le foglie che compongono questi sigari, capa, capote e tripa, sono invecchiati almeno 2 anni come singoli tabacchi prima di essere assemblati. Cosa diversa invece per gli añejado, che vengono invecchiati come sigari e non come foglie per poi essere assemblati e rollati, ma ne abbiamo accennato e parlato degli añejado in una fumata comparativa dei Romeo e Giulietta Churchill. Trovate il link in descrizione. Diciamo ancora qualche informazione in più su questo Partagas Legado. È stato ufficialmente rilasciato nel 2020, ovvero si tratta dell'edizione limitata 2020, ma solo nel 2021, il 28 settembre precisamente, a Madrid è stato fatto l'evento di lancio. L'evento, organizzato dal Club Pasionabanos, aveva come nome Live Night Partagas. Molti dei presenti, 150 invitati, un evento estremamente esclusivo, hanno potuto godere del Partagas Legado in anteprima assoluta. Benissimo, parliamo dell'Hermoso numero 2, cioè della vitola di questo sigaro. Nel frattempo, visto che siamo nella Cigar Lounge di Collegno, una delle cose più belle è proprio quella che sta avvenendo adesso, cioè sta arrivando il caffè. In questo caso mi dicono dalla regia essere un caffè che proviene India. Bene, wow. Quindi di fronte a questo splendido caffè che Simona gentilmente mi ha portato, parliamo, come dicevo, dell'Hermoso numero 2. Le dimensioni di questo sigaro sono 48 x 157, quindi un sigaro generoso, dalla lunghezza generosa, che dovrebbe regalarmi almeno un'ora e mezza, se non di più, di fumata. Quando abbiamo incontrato già l'Hermoso numero 2? Beh, in altre edizioni particolari, precisamente nel 2004 con l'Hermoso numero 2 di Romeo e Giulietta, l'edizione limitata 2004. 2008 con il Maximus di Juan Lopez, un'edizione regionale per la Svizzera. Dopodiché nel 2011 con l'Emperador de Bolivar, che è un'edizione regionale per la Russia. Nel 2019 con il Senadores di Quai d'Orsay, di cui abbiamo parlato in questo video, e che vi linko anche in descrizione, e infine nel 2020 con il Legados di Partagas. L'ho bevuto un po' all'italiana, quindi senza gustarlo. Molto buono, ovviamente rigorosamente amaro. La vitola Hermoso si può incontrare in 4 diverse vitole, Hermoso numero 1, 2, 3 e 4. Quella che conosciamo di più perché è utilizzata per diversi sigari delle edizioni regolari è l'Hermoso numero 4. Tutte quante hanno in comune il diametro che è 48. Anche nell'Hermoso numero 4 ovviamente parliamo di un 48 x 127. Ad esempio il Connoisseur numero 1 di Ace Hubman, lo Choix Supreme di El Rey del Mundo, con il quale abbiamo un legame profondissimo, il Picadores numero 1 di Porlaragnaga, che è un sigaro che io adoro, adesso ribattezzato Picadores numero 1, ma di questo parleremo in un altro video, e poi un altro sigaro al quale siamo molto legati, della marca La Excepción, l'edizione regionale italiana Don José. Parlando di altri sigari la cui vitola de galera è Hermosos, possiamo citare appunto l'Hermosos numero 1, 2 e 3. Rispettivamente le misure sono 48 x 167, 48 x 157, 48 x 140 e infine, come detto, l'Hermoso numero 4, 48 x 127. Sapete qual è l'unica marca che ha prodotto almeno un sigaro Hermoso numero 1, 2 e 3? Beh, è Romeo e Giulietta. Qualcuno potrebbe ricordarsi l'edizione limitata del 2003 con l'Hermoso numero 1,
Qualcun altro potrebbe ricordarsi l'edizione limitata del 2004 con l'Hermoso numero 2 e così via. Insomma, è curioso andare a scoprire dove sono state utilizzate queste vitole de galera. Hermoso, come detto in altri video, spesso Giulio usa questo come cavallo di battaglia, vuol dire bello. In effetti le vitole Hermoso sono molto belle, molto ben proporzionate, perché a differenza del robusto anche solo questi 2,64 di pollice, cioè 50 di diametro, fa sì che il sigaro sembri un po' più tozzo. L'Hermoso invece ha sempre questo aspetto sfilato, lungo, elegante. Ma finalmente possiamo iniziare a parlare del sigaro e fumarlo. Quindi iniziamo con l'analisi a crudo. Questo sigaro si presenta con una capa ben stesa, abbastanza ruvida, di un colore scuro, intenso, quasi maduro direi, ma anche maduro forse per alcuni esemplari che ho visto nella scatola. Come sempre l'aniglia è quella standard utilizzata a Partagas in abbinamento a quella dell'edizione limitata 2020, che quindi vedremo solo sui Partagas Legado, non ci sono altri sigari che potranno vantare questa aniglia. Il profumo è quello del buon tabacco, si sente una nota di cacao e di legni stagionati, quindi un sigaro con una corposità importante. Mi ricorda moltissimi Partagas, i D4 ad esempio di qualche anno fa, ma non solo, quindi credo che sarà una fumata eccezionale. Procediamo col taglio e l'accensione. Per il taglio mi avvarrò di una ghigliottina Dupont che è precisissima e permette anche il taglio a V, cosa che io non utilizzo, anzi a dirla tutta non apprezzo neanche molto. Proverò quindi con un taglio classico. Sigaro perfettamente tagliato, la periglia è qui nel posacenere, bellissimo posacenere della Banos Lounge che purtroppo per rispetto ai proprietari non cercherò di sottrarre, però mi manca la collezione. E quindi proviamo a sentire delle prime note a crudo. Premetto che il tiraggio è leggermente serrato, quindi l'aria passa un po' a fatica. Gli aromi che arrivano in bocca e che cerco di far passare anche nel retronasale sono molto simili a quelli ravvisati annusando il piede del sigaro. Bene, vediamo che cosa ci aspetta, procediamo all'accensione. Mi piacerebbe farla con un fiammifero invece che un accendino, per quanto io ho sempre con me qua il mio fido Dupont, proverò ad accenderlo con un fiammifero e per l'occasione ho portato una scatolina di Partagas presa a Cuba proprio a febbraio, ma che potete trovare nelle vostre tabaccherie di fiducia. Bene, per fortuna il tiraggio è buono e vorrei darvi le prime impressioni, i primissimi puff. Arriva subito una nota legnosa e di caffè, siamo proprio all'inizio, quindi è ancora troppo presto per dirlo. Vediamo che cosa ci aspetta con questo sigaro.
La fumata procede regolare nella primissima parte, come potete vedere la cenere è molto chiara e molto compatta. Ho scelto, contrariamente a quello che si fa nelle vere degustazioni, di godermi questa lounge e quindi di abbinarci un drink adeguato per l'occasione, per il sigaro. Quindi vediamo che cosa ci consigliano. Eccoci. Sentite questa voce fuori campo, si sentirà appena. Io Che- volevo consigliarti questo oggi. È un whisky. Ah, bene. Ecco, lo so che alla mattina è un attimino un po' complicato, ma è un whisky totalmente giapponese. Un whisky giapponese. Sì. Proveremo questo whisky giapponese con questo sigaro cubano e vediamo che cosa Spero di succede. aver individuato i tuoi bisogni, le tue necessità. Ne sono sicuro. Ecco, un goccino d'acqua. Ti sposti soltanto un attimo questo. Che piacere. Così fumare è meglio. A casa mi sarei bevuto un succo di frutta probabilmente, no? Non Questo è ci tanto credo, la- assolutamente, non ci posso credere. Ah, fantastico. Naturalmente ti ho preparato un piccolo abbinamento anche di cioccolato. Voilà, È eccezionale. eccoci. E anche del melograno melograno. per dare un po' di acidità all'abbinamento. Grazie mille, Simona. Grazie a te ancora, Aurelio. Come vedete nella Cigar Lounge siete coccolati e riveriti. Qui abbiamo una selezione di cioccolati e frutta secca e frutta candita, e frutta con cioccolato e del melograno. Lo proveremo con questo whisky giapponese. Abbiamo visto la bottiglia, lo proviamo. Buonissimo. Ma prima di provare questo fantastico drink e con questi stuzzicanti cioccolati che sicuramente sono di grandissima qualità, vorrei darvi le impressioni iniziali del sigaro. Il sigaro fuma bene, sfruttiamo anche lo splendido sistema di filtraggio che c'è in questa smoking room, in questa cigar lounge. Le prime note sono terrose, quindi ci sono dei sentori di terra che ricordano molto Partagas dei primi tempi. E c'è la nota di cacao che si sentiva crudo ma che è un po' più lieve, infumata, quindi rimane un sigaro abbastanza deciso. Per ora la forza non è così irruenta come farebbe aspettare, come ci si potrebbe aspettare da Partagas e da un sigaro con una capa così scura, ma è finito il tempo dei sigari forti solo perché sono scuri, non esiste più questa regola. Quindi vediamo come si evolve e soprattutto come si abbina con questi prodotti. Partirò con quello più facile, un po' d'acqua. L'abbinamento con questo whisky è, direi, perfetto. Questo whisky ha una leggerissima nota affumicata, una lieve dolcezza e un aroma che si sposa perfettamente con le note terrose del sigaro. Non è facile e Simona mi ha consigliato un whisky basandosi sulle impressioni che sentiva mentre parlavo durante la registrazione del sigaro, delle prime note. Quindi mi ha sentito dire note di cacao, terra, legni stagionati, le tipiche note di Partagas, eccetera. Lei ha elaborato questa informazione e ha detto: io invece che un classico rum o un ron, che io le avevo chiesto così di portarmi un ron a loro scelta da provare, mi ha portato questo whisky, una scelta decisamente azzeccata. Quindi sperimentiamo. Il cacao invece, la frutta secca e il melograno lo terrò per la fine della fumata. Sono abbastanza convinto, per quanto sicuramente buonissimi di qualità, anche perché qua vicino abbiamo uno dei maestri cioccolatieri più bravi, perché Zuccarello è proprio qua a portata di piedi e quindi uno venendo qua nella lounge potrebbe prendere i cosiddetti due piccioni con una fava, cioè godersi un buon sigaro, un buon caffè, un buon distillato nella cigar lounge e poi passare da Zuccarello per comprare dell'ottimo cioccolato. Ne sono sicuro, ma lo terrò per la fine, non vorrei compromettere gli aromi che sto sentendo in bocca e nel naso. Non ho detto una cosa importante, il gusto prevalente di questo sigaro è sapido, quindi tendenzialmente è un sigaro lievemente salato che ha una buona gustosità in bocca, non eccessiva, quindi molto Partagas ma ancora sottotono parlando di forza, di territorio de sabor, quindi
secondo i miei parametri io non lo definirei, per quel poco che ho fumato, un sigaro forte, per ora direi da medio forte. Vediamo come si evolve dopo. Siamo alla fine del primo terzo, il sigaro procede benissimo, la combustione è perfetta, la cenere come vedete è chiara e compatta. Ho dato un paio di sorsi a questo whisky e vorrei proprio parlarne. Non conoscevo questo prodotto, ma credo che mi abbiano consigliato molto bene. È, come ha detto Simona, un whisky giapponese, ma se dovessi descriverlo, intanto ci sento più che delle note, leggerissime note smoky, sento proprio il tabacco, il gusto del tabacco. E sicuramente caratteristiche anche un po', è un blend, e secondo me dentro c'è anche qualche cosa di scozzese, perché riconosco molte delle note tipiche di un whisky scozzese. Si sente sicuramente il malto, ma si sente anche un po' di cannella, alcuni frutti tropicali come l'ananas, una leggera nota di vaniglia e di dolci, di pasticceria, molto leggera, quindi malto dolce, caramello. Questi sono gli aromi che vengono fuori. Con un whisky la quantità di aromi sono moltissimi rispetto a un ron che spesso è più dritto, più diretto e anche un po' più piacione. Quindi sicuramente un prodotto più azzeccato. Torniamo però a parlare del protagonista della fumata, il sigaro. Abbiamo detto che è molto difficile da trovare, quasi impossibile, anche all'estero. A Cuba qualcosa si è trovato fino a un annetto fa, ma proprio poco. Quanto costa questo sigaro? Beh, il cabinet costa 820 euro, quindi questo vuol dire che ogni sigaro costa tra i 32 e i 33 euro, 32,80 euro. Una fumata importante, prestigiosa, per ora vi posso dire che vale pienamente questo prezzo. Vediamo come si evolve dopo. Bentornati, mi sono concentrato più sul sigaro, ovviamente aspetto di finirlo per gustarmi questi fantastici assaggi e farei le conclusioni di questo sigaro. Se il primo dubbio è sapere se questo è un tipico Partagas, vi dico sì, ha le caratteristiche dei vecchi Partagas, quindi un aroma terroso, di cacao, di legni stagionati. Non ha la forza di un Partagas a pieno potere, diciamo, quindi non vi aspettate un D6 di quelli belli irruenti, non vi aspettate una piramide di Partagas o un Salomones, ma di sicuro è un sigaro che lo ricorda parecchio e che vi fa ripensare ai tempi passati di Partagas. Quindi un'edizione limitata che spesso differiscono dal profilo classico della marca, ma che invece la ricorda molto chiaramente. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, mettete seguici e premete sulla campanella che vi ricorda e vi notifica l'uscita di nuovi video. Ciao ciao!